Eccomi, arrivo. Mara, spostati un po'. Spostati, dai, non farmi dire le parolacce, se no non ci sto. Sì, fa un po' ridere. Però gli sponsor che avevamo erano questi. Intanto hanno fatto storia, questi due. Almeno per Switch agli inizi, poi per il resto non lo so. Manca veramente pochissimo all'uscita di Nintendo Switch 2 e cogliendo questa occasione ho pensato di portarvi un video della mia collezione per quanto riguarda il primo Nintendo Switch in modalità separata, come sto facendo già da tanti anni. Mostro la mia collezione prendendo man mano hardware specifico. Questa volta faccio anche un passo avanti, di solito vi mostro sempre cose datate, invece adesso farò una collezione abbastanza attuale. Quello che per me è stato Nintendo Switch, il Day One, i giochi che ho scoperto, le particolarità, i giochi particolari che ho scoperto di altre regioni, il mio modo di aver visto questa console e come sono stati questi anni giocando con questa bellissima console Nintendo. Marzo 2017 finalmente arrivò nei negozi il primo modello di Nintendo Switch. Questo è quello che ho acquistato io all'epoca, dopo vari trailer che ci avevano proposto, che ci avevano incuriosito e ingolosito. Finalmente uscì nei negozi. Ancora una volta Nintendo ci ribadì il loro concept di quello che volevano insomma fare e proporre al pubblico per quanto riguardava la loro idea di videogiochi e per quanto riguardava l'ecosistema Nintendo. Era già dall'epoca di Wii che ci proposero delle esperienze diverse di gioco e non tanto volevano competere con altre grandi compagnie che facevano un po' console war, ma più che altro che cercavano di fare la gara a chi aveva insomma il gioco più pompato, più graficamente spettacolare. Nintendo come sempre cercò di differenziarsi e di portare esperienze diverse. Lo aveva fatto con il Wii, ci aveva più o meno provato col Wii U, anche se non era riuscito molto bene, e poi lo aveva riconfermato questa volta non per quanto riguardava il modo di giocare i giochi, ma più che altro il modo dove si potevano giocare i videogiochi, quindi creando questo ibrido tra console da casa e console portatile. Poi ciliegina sulla torta arrivò sempre in quel giorno di lancio Zelda Breath of the Wild, che era praticamente l'accoppiata perfetta per proporre una nuova console Nintendo con uno dei brand, dei franchise più storici di casa Nintendo, ma anche uno dei giochi più attesi di quei periodi. Insomma, era praticamente vittoria assicurata e infatti in gran parte fu così. Aspettavamo questo gioco da tanto, erano anni che ci presentavano dimostrazioni, demo, bozzetti grafici, arrivarono anche delle demo fittizie, tecnicamente sarebbero dovute uscire su Wii U, poi alla fine questo gioco fittizio non arrivò. Insomma, erano anni che ce la menavano, ce lo proponevano, che ci cercavano di darci in pasto HD o remastered dei giochi precedenti, ma poi finalmente arrivò. Che sì, ok, arrivò anche su Wii U, ma visto che arrivò al lancio di Switch, Wii U praticamente non lo ha comprato nessuno. Zelda Breath of the Wild è stato un grandissimo gioco, un grande open world, una bellissima storia, ci aveva fatto capire quello che poteva essere uno Zelda con ambienti molto vasti e la libertà di poterci andare in giro, muoverci abbastanza liberamente in questo ambiente. Gran gioco, poi riconfermato con Tears of the Kingdom. Anzi, io ho spesso ritenuto che poi Tears of the Kingdom sarebbe poi stata la versione finale di Breath of the Wild, sarebbe poi stato quello che doveva essere Breath of the Wild, con tantissime migliorie, tante nuove idee. In ogni caso, due gran giochi e il lancio è stato pazzesco con questo, veramente pazzesco. La prima Nintendo Switch è una console su cui ho comprato moltissimi remastered, molte versioni in HD, molti porting, molte collection di giochi classici del passato, principalmente di cose provenienti da Limited Run Games in America e ovviamente i titoli esclusivi Nintendo. È una console che ho sempre visto in questo modo, ma non solo perché mi piaceva portarmi in giro anche questi giochi, ma perché ho sempre comprato titoli che potevano tranquillamente girare su questa console, anche se magari li trovavo su PlayStation 4, Xbox o successivamente PlayStation 5 e Serie X. È una console che ho visto principalmente per gli indie, le collezioni e i remastered, perché appunto se potevano quei giochi girare tranquillamente su questo hardware che non era ovviamente potente e se erano disponibili in versione Switch, li preferivo così e spesso così ho fatto. In quel lancio del 2017 presi anche Super Bomberman R. Mi ricordo la stranezza di quando vidi questo titolo, che era un gioco fatto da Konami, che non era un gioco di calcio e che ritraeva Bomberman. Insomma, sembrava che questo gioco fosse un po' uscito da un'epoca diversa, fosse uscito da un'epoca molto lontana, perché era tanto tempo che Konami, anche a causa
visto un po' dei suoi casini legali che aveva con Hudson Soft e le varie licenze di questo personaggio, insomma non proponeva nient'altro se non il classico ennesimo gioco di calcio, ed era curioso vederlo uscire con Bomberman su Nintendo Switch, su una nuova console, con un nuovo gioco di un personaggio che non si vedeva da tanto. Sì, il titolo era carino, è il classico Bomberman, però mi aveva più incuriosito il suo contesto, è stato poi anche il motivo principale per la quale acquistai questo gioco. Ovviamente su piattaforme Nintendo non esiste Zelda senza Mario, e Mario Odyssey è stato un gioco veramente eccezionale. È incredibile di come questo personaggio abbiano realizzati così tanti giochi, ma tutte le volte che ne realizzano uno nuovo c'è sempre qualcosa di divertente, c'è sempre quella novità divertente, il titolo è sempre sviluppato bene, divertente da giocare, insomma elementi dietro Nintendo, o meglio gli sviluppatori Nintendo, quando si cimentano ai giochi di Mario sono eccezionali, veramente eccezionali. In Odyssey avevano introdotto questo nuovo personaggio chiamato Cappy, il cappello magico, bello, è stato strano vedere Mario in un contesto abitato da esseri umani, che era una cosa che non si vedeva tanto nei suoi giochi, nonostante lui sia un essere umano. È stato bello, un gran gioco, gran musiche, grandi ambientazioni, molto open world, bello, non vedo l'ora che esce il seguito o un nuovo gioco tridimensionale. Ma come ho esattamente detto, Nintendo è sempre stata molto brava a sviluppare i giochi di questo personaggio, ma soprattutto a stupirci, e difatti a gran sorpresa arrivò Super Mario Wonder, e Nintendo ci fece capire come, nonostante fosse un titolo in 2 dimensioni, quante idee e quanta genialità si poteva inserire all'interno di questo gioco, di questo personaggio, del suo contesto, ma soprattutto quanto appunto gli sviluppatori Nintendo siano geniali a tirare fuori delle idee, ed è stato stupendo. Non mi ha quasi fatto mancare il fatto che Odyssey erano tanti anni che non usciva un seguito, questo è stato bellissimo, cioè i fiori meraviglia aprono questi livelli in maniere assurde, e tutte le volte che ne prendi uno veramente ti sorprendi di come il livello si può trasformare, di come questo mondo prende vita, prende una nuova forma. Mi è piaciuto un sacco, è un gioco che veramente giochi con il sorriso dall'inizio alla fine, veramente bello. Beh, ovviamente ragazzi, ovviamente Sua Maestà The House of the Dead, che ho comprato in mille versioni, americana, PAL, liscia, versione quella con solo il foglietto con il codice, la limited di Forever Entertainment, l'altra limited, vabbè l'ho comprato 600.000 volte, ma lo sapete, sono Manu the Dead, amo House of the Dead, ho una collezione monotematica di The House of the Dead, ovviamente non potevo esimermi. Chiaro che la versione su Switch, mannaggia te, non è la mia versione preferita, quella più bella è uscita su Steam, però vabbè, ci accontentiamo, per essere un remake fatto da dei polacchi va bene, dai, andava abbastanza bene. Nintendo è anche stata la casa di una grandissima serie che partì inizialmente come multipiattaforma e poi si concluse su Nintendo Switch, passando per Nintendo Wii U con il secondo capitolo. Bayonetta e la Trinity Masquerade Edition, una grandissima serie di hack and slash. Wow, mi ricordo ancora tanti anni fa quando ebbi la fortuna di ospitare a casa mia Ikumi Nakamura, che è stata una delle chiavi principali dello sviluppo di questo gioco, quando il titolo era ancora multipiattaforma, quando era uscito solo il primo gioco. Qui si è conclusa un po', diciamo, la serie, o quantomeno la storia per quanto riguarda il personaggio principale, ovvero lei, e poi chissà il futuro cosa riserverà. Probabilmente sarà incentrato sulla figlia, se ovviamente il gioco rispetta la storia, come finisce il terzo capitolo. Non vedo l'ora di vedere qualcosa su Switch 2, perché Bayonetta assieme a Devil May Cry sono forse gli unici veri e propri hack and slash fatti fighi, fatti bene, divertenti da giocare, che ancora esistono su questo pianeta, perché oramai sono diventati tutti dei Souls. Altra serie che arrivò su Switch, sempre dai trascorsi dei periodi remastered, ma è una serie che ho amato tantissimo, molto sottovalutata, che è quella di Deadly Premonitions. Uscì la versione fisica su Switch solamente in America, in questa Collector's Edition, che acquistai su Amazon, e poi successivamente, per la fortuna degli appassionati di questo survival horror con un protagonista veramente eccentrico e un character design, ma anche un programmatore abbastanza strambo, molto giapponese, molto strambo, comunque arrivò anche Deadly Premonition 2 su Nintendo Switch in esclusiva. Un buon capitolo, seguiva un po' gran parte, diciamo, del titoli di serie B survival che questo sviluppatore aveva portato su Eri, questo sviluppatore aveva portato su Nintendo Switch. Comunque una gran serie, è un gran survival, soprattutto il primo, ha una grandissima storia, molto strano, molto legnoso come gioco, però l'ho amata tanto, e su Switch
ho avuto il piacere di rigiocarmi il primo dall'epoca 360 e continuare la storia con il secondo. Per quanto riguarda il vasto ed intricato mondo dei titoli indie o dei titoli low budget in Giappone, in versione giapponese, usciti in versione fisica solamente in Giappone, ce ne sono stati tanti, non ho approfondito tantissimo, però diversi giochi mi sono piaciuti un sacco, come Lethal League Blaze. È un picchiaduro, però non ci si picchia, ovvero si picchia una palla che poi prende sempre più velocità e chi colpisce tra i due personaggi a schermo perde un punto. Molto riassunto, molto breve, ma è un titolo fantastico. Altra roba che è uscita molto interessante, soprattutto dal sito di PlayAsia, un classico sito molto noto per acquistare videogiochi import già da tanti anni, Shikondo, che è uno shoot 'em up molto molto interessante. Questa compagnia, questo sito specifico, ma nello specifico East Asia, che è la suddivisione di PlayAsia che creava delle versioni fisiche per questi giochi, ha fatto tante cose in questo ambito. Sono uscite molte di queste edizioni esclusive per il sito PlayAsia, molti shoot 'em up, molti platform action. Non ne ho comprati tanti, però ci sarebbe da approfondire veramente tantissimo, ma Shikondo mi è piaciuto veramente molto. Capcom è stata molto presente all'interno di questa festa, all'interno della festa chiamata Nintendo Switch, con i remastered e le proposizioni delle collection. Presi questa bellissima limited edition di Onimusha, è stato qui che rigiocai il remastered. Non aveva delle migliorie e il gioco era bene o male lo stesso che giocai su PlayStation 2, però è stato piacevole avere un Onimusha portatile in questa bella edizione da portarselo in giro. Idem per questa fighissima collana che si chiama Capcom Belt Collection. Qui ci sono un paio di titoli noti dell'epoca arcade di Capcom, come Final Fight, Captain Commando, insomma diversi giochi riproposti in questa collana. Ce ne sono alcuni addirittura che arrivarono forse per la prima volta anche in formato fisico, in formato casalingo, al di là della versione arcade, in questa bella confezione che includeva anche quest'altra fighissima scatola che ricordava appunto quella delle confezioni delle schede arcade per Capcom CPS2, solo che qui all'interno ci sono tutti gli artwork, tutti i flyer, tutti gli sticker, tutte le cose che si mettevano nei cabinati. Questa è stata una delle collection, insomma una delle cose giappo più fighe che ho preso in questi anni. Adoro veramente un botto questa edizione qua. Infine, ogni tanto sempre in versione giapponese uscivano cose tipo Clockwork Aquario. Questo era un titolo perduto dell'epoca d'oro dei videogiochi Sega in versione arcade nei primi anni 90. Questo gioco era stato sviluppato, era stato perso, ovvero esistevano le schede già ma con il gioco completo, ma erano ovviamente introvabili. Poi qualcuno le ha trovate, hanno chiesto la licenza Sega ed eccolo qua, Clockwork Aquario. È un platform molto bello, molto colorato, che uscì su Nintendo Switch in esclusiva per la versione giapponese fisica, poi arrivò anche su PlayStation 4. Però per ritornare sempre al discorso che su questa console l'ho sempre vista per giocare a questo tipo di giochi, ho comprato anche alcune di queste cose. Il gioco è molto bello e ovviamente ci accontentarono anche con un nuovo Metroid. Anche qui era già da tanto che aspettavamo un nuovo gioco. Prime ce l'avevano proposto ai tempi del lancio di Switch, ma questo titolo non arrivava, si era perso, non andava avanti nello sviluppo. Abbiamo avuto solamente la notizia attuale che poi arriverà finalmente quando arriverà Switch 2, si spera. Comunque è addirittura d'arrivo, nel mentre hanno tappato con un po' di cose, ma poi arrivò anche questo che si chiamava Metroid Dread. È stato un bel capitolo. Questo è stato un po' un roguelike, insomma uno di quei giochi classici di questo periodo dove vanno molto di moda questo genere. Il gioco mi è piaciuto, difficile al punto giusto, ha una storia molto interessante, insomma bel gioco, ci avevano accontentati facendoci uscire qualcosa di Metroid. Nel 2019 Nintendo ci propose la Switch Lite che comprai al lancio in Giappone. L'idea mi era piaciuta tanto perché comunque Nintendo si era accorta che questa console era molto utilizzata in modalità portatile. Io comprai questa versione qui in Giappone, non ci ho mai giocato più di tanto perché con la Switch ho spesso giocato a casa, ma una cosa che ho fatto e che ho spesso fatto con tutte le mie console è stata quella di comprare la scocca trasparente e di modificarla. Io adoro fare queste cose con le console che ho, che in cui uso per giocare, e ho modificato la Switch
con la scocca trasparente. È molto bella. Questa effettivamente, se ci pensiamo bene, è l'ultima vera console portatile che Nintendo ci ha portato dopo aver smesso il supporto al 3DS, dopo averlo dismesso. Questa è effettivamente l'ultima console portatile di Nintendo e probabilmente lo sarà per sempre. Ma intendo veramente portatile, non switchabile come da casa, proprio portatile e basta. Come succederà tra poco per il nuovo Donkey Kong in arrivo, Donkey Kong Bonanza in arrivo su Nintendo Switch 2, Kirby aveva già avuto questo tipo di trattamento, ovvero con la Terra Perduta finalmente anche questo personaggio era passato a un titolo platform in full 3D, in pieno 3D, come già il suo compagno più famoso, mascotte Nintendo alias Mario, aveva già fatto da diversi anni. Questo è stato un gioco veramente fantastico ed ero tanto contento che finalmente avevano dedicato un platform a 3 dimensioni totali a questo storicissimo personaggio molto importante per Nintendo e per i giochi, insomma per la storia di Nintendo. Sì, i titoli che erano usciti prima, che erano spesso dei platform a 2D con grafica tridimensionale, erano belli, ma non vedevo l'ora che ci facessero il Mario anche a Kirby ed è stato così, insomma il gioco è stato veramente fantastico. Poi siccome gli spazi, come sapete, per me sono quelli che sono, ci sono alcune collector che sono buttate qua in giro perché ho dovuto perché è già un miracolo se ho ancora spazio per comprare collector. Comunque là sopra ho messo quella di Tears of the Kingdom, lì vicino c'è anche quella di No More Heroes, la remastered, gran gioco dell'epoca Wii riproposto su Switch, arriveranno tutti i capitoli, se non sbaglio è arrivato anche il secondo, da Limited Run Games. Poi c'è la collector qui di Destroy All Humans, sempre per Switch, che è un remake, ottimo remake, e altre cose sparse in giro, non mi ricordo neanche più dove le ho messe. Beh, comunque, oltre alla Switch principale e alla Lite, poi nel 2019 arrivò l'OLED. Io ho aspettato tanto a comprare l'OLED, l'ho comprata solamente l'anno scorso perché volevo finalmente fare il passaggio prima di comprare Switch 2 e presi questa Mario Red Edition, particolare perché facevano le Switch limitate sempre solo di Zelda, le hanno sempre fatte di Zelda, quindi per una volta ho deciso di prendere qualcosa di Mario. Infatti quella di Tears of the Kingdom non ce l'ho. Comunque questo è il mio hardware. Poi vabbè, per Switch non è che sia uscito tantissimo, a meno che ci si mette a collezionare tutte le limited edition. Io non l'ho fatto, ho preso solo quelle principali. Comunque ci sono vari altri giochi sparsi in giro, alcuni sono addirittura là dietro. Vabbè, sono messo male, lo sapete. Nintendo ci propose poi dei grossi tuffi al passato, ma riproposti in chiave moderna, come ad esempio la Nintendo World Championship, questa riproposizione di questo storico evento degli anni 90 che ha segnato un'intera generazione. Anche chi non era americano, visto che questa competizione era andata in America, ma era diventata talmente famosa ed importante, soprattutto per le cartucce rarissime che poi sono circolate negli anni, che alla fine un po' tutti gli affezionati Nintendo conoscono questa storia e la ricordano come se l'avessero vissuta in prima persona, io in primis. Comunque riproposero questo titolo con alcuni giochi. Mi ricordo ancora che non tutti quelli presenti all'originale World Championship erano finiti in questo gioco, come ad esempio Tetris e Rad Racer non li avevano inclusi, però è stato una grande idea, un bel gioco, ed è bello che Nintendo ci ha voluto, diciamo, quasi insegnare come fare gli speedrun per questi giochi e come competere contro altri con i grandi classici del suo passato. Questa è stata una mossa geniale e il gioco mi è piaciuto tanto, ci ho giocato molto. Questa console ha ovviamente saputo stuzzicare anche molto il mio lato prettamente collezionistico e non tanto quello ludico, come la versione Darksiders Black Edition che ho trattato in un episodio speciale che avevo portato sul mio canale, inerente a degli errori grafici nelle copertine dei giochi. Vi invito ad andarlo a vedere perché ha una storia abbastanza interessante, e poi in quel video ci sono altre piccole storie analoghe. Al momento in cui sto registrando questo video sto giocando a Luigi's Mansion 3, o meglio lo devo iniziare, spero sarà più bello del secondo, che sì, è vero che era stato ripreso, era stato riportato da un gioco per 3DS, però non era un granché, non aveva una bella storia, molto buttata a caso, soprattutto Mario era stato rapito così. Beh, ovviamente continuo sempre a comprare titoli su Nintendo Switch, è una console che nonostante sia praticamente arrivata alla fine, dato che tra pochi giorni uscirà Switch 2 e quindi lentamente ci lascerà, per così dire, continuo sempre a comprare. L'ultimo gioco che mi è arrivato proprio oggi quando sto registrando questo video è il Capcom Fighting Collection, perché la versione fisica è uscita solamente in America e dato che tra
tra un po' uscirà la seconda collection, non ce l'avevo e l'ho preso in versione fisica. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, voglio sapere qua sotto nei commenti qual è il vostro approccio con Switch, quali sono i vostri giochi preferiti, che cosa avete comprato in questi anni, quali giochi vi piace giocare su questa console, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un mi piace. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 18, con un altro video. Statemi bene e buon Switch 2, visto che tra un po' uscirà e tutti ce la compreremo. Magari porterò anche un unboxing, vedrò. Per il momento faccio che salutarvi. Buon gioco a tutti, ciao ragazzi.